Probabilmente se avete aperto questo video e se state cercando informazioni su questo argomento è perché avete bisogno di prendere una boccata d'aria rispetto al contesto caotico in cui siamo immersi ogni giorno. O almeno questo è stato il motivo per cui io mi sono avvicinata al minimalismo e per cui ho deciso di adottare questa prospettiva che ha portato un decisivo miglioramento nella mia vita. In questo video parleremo quindi di minimalismo e in particolare di 4 passi pratici per avvicinarsi a questo stile di vita. Io mi chiamo Miriam, vivo a Milano e in questo canale condivido il mio percorso verso uno stile di vita più lento, minimalista e quindi anche più sostenibile. Per lungo tempo mi sono sentita molto stanca mentalmente e anche sopraffatta dai miliardi di stimoli a cui siamo sottoposti in continuazione. Per questo motivo, cercando rimedi per la mia stanchezza mentale, mi sono affacciata al mondo del minimalismo, ovvero quella filosofia di vita che applica chi cerca di tenere nella sua vita le cose necessarie, escludendo volontariamente il resto. Diventare minimalista mi ha aiutato a essere meno stressata e a rallentare il mio stile di vita. Mi ha aiutato a selezionare e a capire ciò che per me è veramente importante, conoscendo più a fondo me stessa e le mie priorità. Inoltre, il minimalismo mi ha insegnato che riordinare i nostri oggetti può aiutarci a fare ordine anche dentro di noi e a rendere più pulita la nostra mente. Possedere meno, oltre ad essere più sostenibile, comporta anche un notevole risparmio di denaro, che poi potrà essere destinato ai nostri obiettivi più importanti. Il minimalismo può quindi insegnarci molte cose e può aiutarci a renderci più consapevoli rispetto a come viviamo la nostra vita. Secondo me non si può diventare minimalisti dall'oggi al domani, ma è un percorso molto graduale. Si inizia da dei piccoli passi per poi passare al resto e non bisogna essere ossessionati dall'idea di essere il minimalista perfetto, perché ciascuno di noi ha le proprie particolarità che andrebbero tenute in considerazione. Di seguito vi parlerò di 4 step che secondo me possono aiutarvi se state cercando di entrare in contatto col minimalismo. I primi 2 step riguardano più l'approccio mentale, mentre il terzo e il quarto sono più a livello pratico. Prima di iniziare però ricordati di capire perché ti stai avvicinando al minimalismo e che risultato vuoi ottenere. Questo ti aiuterà a mantenere alto il livello di motivazione nel lungo periodo. Cambio di mentalità. Quantità versus qualità. Il primo passo che dovremmo fare per avvicinarci al minimalismo riguarda il cambio di mentalità. Se ci pensiamo bene, tantissime delle cose che compriamo non ci servono davvero. A volte compriamo delle cose che 2 minuti prima nemmeno sapevamo cosa fossero, perché siamo stimolati dalle pubblicità. Oppure siamo stanchi e giù di morale e quindi comprare qualcosa di nuovo può darci un piccolo piacere momentaneo. In ogni caso, qualsiasi sia il motivo, la maggior parte delle cose che compriamo non le useremo mai e le accantoneremo poco dopo. Uno studio, ad esempio, ha dimostrato che l'80% dei vestiti che compriamo non viene usato. Vi lascio il link all'articolo completo in descrizione. E allora perché non diventare più consapevoli di questo aspetto? Perché continuiamo a comprare cose solo per riempirci lo spazio e la mente? Il minimalismo può aiutarci a ragionare e a diventare più intenzionali nelle scelte che facciamo. Penso che sia meglio risparmiare denaro e comprare solo ciò che realmente ci serve. Questa mentalità consapevole ci permette anche di investire maggiormente sulla qualità quando compreremo qualcosa, con conseguenze positive non solo per noi, ma anche per l'ambiente e le altre persone. Invece che comprare 6 magliette da 10 euro, possiamo magari comprarne una o due da 30 euro, magari prodotte in Italia,
da aziende che usano materie prime che non inquinano l'ambiente e che non sfruttano i propri lavoratori. Minimalismo per me non significa necessariamente spendere poco, ma significa diventare più riflessivi sulle nostre scelte ed essere anche disposti a spendere magari un po' di più a volte, riconoscendo il valore della qualità. Quindi la domanda che possiamo porci per iniziare a ragionare in quest'ottica è: questa cosa che voglio comprare mi serve davvero? Consapevolezza sui danni del troppo. Il secondo passaggio che mi ha aiutato ad avvicinarmi alla mentalità del minimalismo è la consapevolezza dei danni del troppo. Cosa intendo dire? Ora vi spiego meglio. A volte ci avviciniamo al minimalismo perché abbiamo dei problemi personali, come ad esempio abbiamo la casa troppo piena oppure disordinata, oppure ci sentiamo troppo stressati e quindi desideriamo più chiarezza mentale. E questo è assolutamente legittimo e anzi, come dicevo all'inizio del video, anche io sono partita da questo punto di vista. Tuttavia, la cosa che fa veramente la differenza secondo me è capire che uno stile di vita più minimalista può davvero migliorare il mondo. Vi consiglio di vedere alcuni documentari che possono approfondire meglio alcune tematiche. Ad esempio, nel documentario The True Cost si parla del vero prezzo dei vestiti che noi possiamo comprare a basso costo, facendo vedere come dietro si nascondano situazioni di sfruttamento dei lavoratori a basso salario, l'inquinamento dell'ambiente e la rovina di molte vite di persone che si ammalano perché lavorano a stretto contatto con sostanze nocive. Un altro documentario illuminante è Food Inc., che parla della catena di produzione del cibo di massa negli Stati Uniti. I fast food hanno rivoluzionato l'idea di ristorante, riducendo i costi e puntando tutto sulla quantità a scapito della qualità, con conseguenze negative a livello sociale e ambientale. Cosa ci possono insegnare tutti questi documentari? Secondo me ci permettono di capire innanzitutto la pericolosità del troppo, del fast e invece l'importanza delle nostre scelte consapevoli. Comprare troppo in tutti gli ambiti della nostra vita significa anche dover produrre troppo e poi sempre di più, e questo ha ovviamente delle conseguenze negative su tutto il sistema. Diventa quindi fondamentale acquistare meno e diventare dei consumatori consapevoli che pensano prima di comprare, per fare acquisti equilibrati e di qualità, nel nostro interesse personale ma anche nell'interesse di tutti e del pianeta. Fai un taglio con il passato. Eccoci arrivati al terzo passaggio ed è arrivato il momento di iniziare la parte pratica. Dopo aver riflettuto sul fatto che effettivamente ci servono meno cose e che questa nostra scelta può avere degli effetti positivi sugli altri e sull'ambiente, è arrivata l'ora di agire. Inizieremo quindi a fare decluttering, ovvero a fare una bella pulizia tra le nostre cose per decidere cosa tenere perché è utile e ci piace e cosa invece dare via. Il decluttering è un momento importante perché ci permette di fare un taglio con il passato e mettere ordine sia nel nostro ambiente esterno ma anche di conseguenza dentro di noi. Dopo aver svolto questa fase, tutto sembrerà più chiaro e anche a livello mentale ci sentiremo molto più leggeri. Come dicevo in altri video in passato, si può affrontare il decluttering procedendo a piccoli step, iniziando quindi da un oggetto oppure da un cassetto, per poi passare gradualmente a tutto il resto. L'importante è non sentirsi sopraffatti e vedere il minimalismo come un processo di miglioramento a lungo termine e non come un'ulteriore fonte di stress. Arrivati a questo punto bisogna poi cercare di mantenere tutto quello spazio che si è creato. L'aspetto positivo è che sarà ora molto più facile gestire e tenere in ordine i nostri spazi ora che sono più liberi e organizzati.
Ho fatto dei video in passato collegati a questo passaggio, come ad esempio come creare una cucina organizzata e come tenere in ordine una casa minimalista. Vi metto i link diretti a questi video sotto nel box della descrizione. Entra in contatto con chi parla di minimalismo. Quarto e ultimo passaggio, forse un po' scontato ma importante, è entrare in contatto con altre persone che parlano di minimalismo. Ci sono canali YouTube che parlano dell'argomento, come il mio ma anche altri, blog, gruppi Facebook e così via. Anche io guardo diversi video su YouTube che trattano questo argomento per imparare sempre cose nuove e per trarre ispirazione. È positivo ricevere idee e consigli da chi sta percorrendo la stessa strada e penso che sia anche un ottimo modo per conoscere persone con interessi simili. Questi erano i miei 4 consigli personali per avvicinarsi al minimalismo. Ho dedicato all'interno del canale un'intera playlist al minimalismo, quindi se vi interessa potete trovare tutti i video collegati al suo interno. Personalmente ho una visione del minimalismo un po' particolare perché non lo vedo semplicemente come una mentalità da adottare per possedere meno oggetti materiali. Per me il minimalismo è uno stile di vita che si collega molto allo slow living e alla sostenibilità, che non a caso sono gli altri 2 argomenti di cui parlo nel mio canale YouTube. Vivere con meno cose ma di qualità e avere un ritmo di vita più lento ma di maggiore qualità sono per me un modo per ricercare maggiore benessere interiore che mi porta allo stesso tempo verso uno stile di vita più sostenibile. Minimalismo significa identificare cosa ti rende felice ed eliminare il resto, allontanando il peso, il disordine e lo stress. Il minimalismo è in grado di fornire più tempo, più libertà e più denaro, e questo è molto di più di qualsiasi cosa che si possa comprare. E per voi cos'è il minimalismo? Vi trovate in accordo con questo modo di vivere? Fatemelo sapere nei commenti sotto al video. Tanto che ci siamo, vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Nel frattempo vi mando un abbraccio e vi do appuntamento a sabato prossimo per un nuovo video a tema slow living, minimalismo e sostenibilità. A presto!